In questo video abbiamo deciso di portarvi con noi per un aperitivo su un treno italiano. Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Sappiamo che molti stranieri apprezzano i treni italiani, ma sappiamo anche che ancora tanti non se ne servono, preferendo noleggiare un'auto. In effetti, il sistema ferroviario italiano è di tutto rispetto, quindi pensiamo che dovreste provarlo, almeno una volta nella vita. Ma prima di entrare nei dettagli del nostro viaggio, vediamo un po' di informazioni utili riguardo i treni italiani, per chiunque abbia intenzione di fare un viaggio in Italia e spostarsi con i mezzi pubblici. In Italia ci sono diverse tipologie di treni regionali, treni interregionali, treni ad alta velocità. I treni regionali sono quelli che collegano le varie città e i vari paesi all'interno di una stessa regione. Per esempio, se io sono a Bari e voglio andare a Lecce, prenderò un treno regionale. Il costo dei biglietti è generalmente basso. Su questi treni non c'è il posto riservato, dovete sedervi dove vi capita, non c'è la carrozza a ristorante e non c'è la prima classe. Qualche volta non ci sono nemmeno i bagni, ma questa è un'altra storia. I treni interregionali, invece, detti anche a lunga percorrenza, sono treni che collegano le città più grandi tra diverse regioni, ma non i piccoli paesi. Questi treni costano un po' di più, hanno i posti assegnati e tutti i comfort necessari: bagni, prima classe, carrozza ristorante. Questi treni si chiamano Intercity, non sono però ad alta velocità. Per esempio, immaginiamo di voler andare da Bari a Roma. Ci metteremo, come vedete, 6 ore e mezza. I treni ad alta velocità fanno esattamente lo stesso dei treni interregionali, ma sono molto più veloci e ovviamente anche più costosi. Ci sono varie classi, con comfort e prezzi diversi. Di questi treni abbiamo le Frecce, Freccia Bianca, Freccia Argento, Freccia Rossa e Italo. Tra le Frecce, il più veloce è il Freccia Rossa, che arriva fino a 300 km/h. Il più lento tra i veloci, invece, è il Freccia Bianca. I treni Frecciarossa offrono 4 livelli di servizio: Executive, Business, Premium e Standard. Tutti i treni Frecciarossa sono dotati di impianto di climatizzazione, prese di corrente e tavolini per ogni posto, ampi spazi per i bagagli, monitor con informazioni varie come il meteo e news di viaggio in continuo aggiornamento, Wi-Fi gratuito, servizi di intrattenimento online, posti e bagni attrezzati per disabili, toilette per ogni carrozza e la carrozza ristorante. In più, il servizio Premium offre più spazio per le gambe tra i sedili e un servizio di benvenuto con uno snack dolce o salato e bevande. Il Business, oltre a tutte queste cose, offre anche un'area del silenzio ed elementi divisori in cristallo per la massima privacy. E infine l'Executive, che è il top del top, offre, oltre a quanto già riportato prima, ampie poltrone in pelle con schienale reclinabile e poggiagambe estendibile,
spazio tra le poltrone di 150 cm, drink e pasto gourmet servito al posto, oltre all'accesso ai Freccia Club nelle stazioni e accoglienza dedicata al binario. Volendo fare la stessa tratta di prima, cioè Bari-Roma in Freccia, come vedete abbiamo due opzioni, Freccia Argento e Freccia Rossa. Ci metteremmo ben 2 ore in meno rispetto all'Intercity, ma costerebbe un po' di più. Anche i treni Italo hanno 4 livelli di servizio: Smart, Comfort, Prima e Club Executive. Tutti i treni offrono impianto di climatizzazione, prese di corrente e tavolini per ogni posto, spazi per i bagagli, wifi gratuito, area snack con distributori automatici per caffè, bevande, snack, toilette per ogni carrozza, e il Comfort offre anche più spazio e comodità. La Prima offre uno snack di benvenuto con snack appunto e bevande, e la Club Executive offre anche la possibilità di accedere alla lounge Italo in stazione e, secondo il sito, offre anche una ricca selezione di prodotti di panetteria e bevande e schermi personali per intrattenimento. Nella Club Executive c'è anche l'opzione salottino per una maggiore privacy e silenzio. Come avrete capito, sui treni italiani ad alta velocità c'è sempre il Wi-Fi gratuito a vostra disposizione. Si tratta però di Wi-Fi pubblici e di conseguenza non molto sicuri per i vostri dati. Questi Wi-Fi, infatti, diventano facilmente bersaglio degli hacker, che possono letteralmente rubare tutte le informazioni e i vostri movimenti online, dai dati personali sui social network alle password e alle informazioni delle carte di credito. Ed ecco che torna utile avere una VPN come NordVPN, lo sponsor di questo video. La VPN, infatti, è una sorta di tunnel privato che codifica tutti i dati che passano sulla rete e impedisce ai cybercriminali che spiano la rete di intercettare i vostri dati. Utile, no? Ma non è tutto. Infatti, tra le altre cose, una VPN vi permette di superare le georestrizioni e accedere a quei siti che altrimenti non sarebbero visibili nel vostro paese, come i siti streaming. Ma è anche molto utile quando volete prenotare dei mezzi di trasporto, treni, navi, aerei, perché i prezzi dei biglietti tendono a cambiare e ad oscillare a seconda del paese da cui si visualizzano i siti. Se deciderete di iscrivervi attraverso il link che vi lascio in descrizione o il codice coupon LERNAMO, pagherete solo un paio di euro al mese. Avrete qualche mese gratis e, come se non fosse abbastanza, potreste essere rimborsati in 30 giorni qualora il loro servizio non dovesse piacervi. Figo, no? Ma torniamo al nostro viaggio. La nostra tratta era Firenze-Bari. Noi preferiamo fare un viaggio diretto, cioè senza soste intermedie durante le quali devi cambiare treno a un certo punto del viaggio, che sono sempre un rischio, contando ritardi, problemi tecnici e anche il fatto che scendere e risalire le valigie non è poi così piacevole. Le Frecce non offrivano un viaggio diretto, così abbiamo scelto Italo e abbiamo deciso di provare proprio la Club Executive, la prima nella prima classe. In generale non abbiamo speso molto, anzi. Per accedere a qualsiasi treno interregionale avrete bisogno di un Green Pass, un passaporto verde,
che si ottiene facilmente se si è vaccinati, se si è avuto il Covid nei 6 mesi precedenti o se si è fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. Ad essere sinceri, ci aspettavamo qualcosa in più da questa Club Executive di Italo. I sedili erano comodi, certo, ma il tavolino non era così pratico per lavorare, per esempio, al PC. Inoltre non c'erano gli schermi personali, come garantito sul sito. Ci hanno offerto del gel disinfettante, delle salviettine, una vasta gamma di prodotti da bere, succhi, bibite gassate, acqua, prosecco, varie volte. Da mangiare invece solo snack, sia dolci che salati. Niente pasti caldi o più sostanziosi, niente prodotti di panetteria come scritto sul sito. Sulle frecce invece la situazione è un po' diversa. L'executive qui è davvero il top del top, con servizi di tutto rispetto, tra cui, oltre a caffè, spremute e quant'altro, anche pasti caldi e freddi gourmet, menù ispirati alle varie regioni italiane con ricette firmate dal famoso chef Carlo Cracco. Noi non lo abbiamo ancora provato, ma se vi va potremmo farlo e mostrarvi un po' cosa succede nell'executive del Frecciarossa. Se vi va, fatecelo sapere nei commenti. Ah, e per chiunque se lo stesse chiedendo, questo è il bagno di un treno interregionale italiano. D'altronde esiste un vecchio proverbio secondo il quale la pulizia di una casa la si vede dal bagno. E direi che vale lo stesso anche per tutti gli altri luoghi. Diciamo che bisogna essere piuttosto magri per potersi muovere agilmente all'interno di questo bagno. E soprattutto sappiate che se lo vedete così pulito è perché abbiamo girato questo video appena siamo saliti, quindi subito dopo che lo avevano disinfettato. Non possiamo garantirvi che sarà nello stesso stato anche dopo alcune ore di viaggio. In ogni caso, siamo riusciti a fare un bel aperitivo a bordo, con prosecco, olive, mix di noci. La cosa comoda di questa classe era ovviamente la privacy. In generale c'erano poche persone ed era piuttosto silenzioso. E voi avete mai preso il treno in Italia? Qual è stata la vostra esperienza al riguardo? Scrivetecelo nei commenti. Se poi questo tipo di treni sono per voi una cosa già fatta e rifatta, potreste allora provare delle tratte completamente sconosciute e super originali, che anche moltissimi italiani ancora non conoscono. Trovate tutti i suggerimenti nel video dedicato proprio a questo argomento. Il link è come sempre in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, non dimenticate di passare dal nostro sito lernamo.com. E se ancora non lo avete fatto, andate a seguirci su tutti i social, su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok, per tutti gli altri contenuti esclusivi. Noi ci rivedremo prestissimo. Ciao!